tanta roba. Morso gentile. Ah, non mi compravo delle schifezze all'autogrill dal 1983, credo. Dove siamo direzionati oggi? Stiamo andando a Tarvisio, c'è della musica, c'è della gente giovane. C'è della gente giovane e quindi noi cosa andiamo a fare, direte voi. Allora Franci, cosa vuoi? Un orsetto gommoso. Io opterò per questa schimicata. Ti fanno neanche venire sette, tra l'altro. Cambio! Il gioco prende il sopravvento sulle cose serie. Masticando una gomma. Esci dalla rotonda e prendi via Alpi Giulie. E giunsero infine a destinazione. E piove. Ed ecco la nostra casetta per questi 5 giorni. Camera da letto, tac. Giusto il tempo di posare i bagagli. Scappiamo a cena che abbiamo la prenotazione. E Franci non è entusiasta perché non lo voleva fare questo video. Non ha né capo né coda, non c'ha tutto il filone narrativo. Invece negli altri video ci sono dei filoni narrativi che, ragazzi, ma manco Spielberg. Ci sono. Guardate con attenzione. Prosciutto di Osvaldo e melone. Ma l'importante è il prosciutto. Proseguiamo con taglierini ai funghi, presentano davvero molto bene. E poi sei in Friuli, che fai? Non prendi frico e polenta? Osteria Hladik, moltissimo consigliatissimo. Talmente consigliato che al pranzo del giorno dopo siamo di nuovo qua. Ritorniamo sul prosciutto di Osvaldo, che poi non so quando è che lo posso rimangiare. Potrebbe aver senso farci un contenuto prima o poi su questo prosciutto di Osvaldo, perché non so in quanti di voi lo conoscano. È una bomba atomica. Perché no, anche un carpaccio di cervo e fichi. Quindi ragazzi, perché siamo in Friuli e soprattutto dove vi stiamo portando? Siamo venuti qui perché ci sono un paio di eventi, uno più figo dell'altro, in mezzo alla natura, sulle montagne friulane. Stiamo andando in direzione Laghi di Fusine e stiamo andando a un concerto. In realtà si tratta di una serie di concerti che durano qualche settimana all'interno di un evento che si chiama No Borders Music Festival, che si tiene tutti gli anni più o meno in questo periodo, e si accavalla con un altro evento super figo, più legato al mondo del cibo, sono noi qua che ci stiamo a fare, che si chiama Aim Prosit. Non vediamo l'ora di sentire della buona musica con artisti di livello che a breve vi svelerò e mangiare delle robe ottime preparate da chef di livello che adesso vi svelerò. Cioè ragazzi, ma di che location stiamo parlando? Non so se vi rendete conto. Quello lì davanti a noi è uno dei due laghi di Fusine. Quindi in una situazione di concerti, birra, che cosa manca all'appello? Voi direte un bel burgerone e mi direte anche ok, va bene, ci sarà il burger del Porcaro. Siamo proprio sicuri? Venite con me. Mi scusi, sa mica dirmi dove fanno i panini buoni qua? Ma guardi, se va dall'altra parte Di là, del giù di là? lago, Ok. prima nuota E poi va dall'altra e ce n'è uno appena buono. esce c'è Ok. uno bravissimo che fa i panini Perfetto. dall'altra parte. Allora, uno dei motivi per cui venire qua è sicuramente la musica, ma vogliamo parlare degli hamburger, ragazzi? Quando li fa Eugenio Burr? Tanta roba. Quante ore di cottura questo pulled? Tutta la notte. Questa è fonduta di grana e ora Ok. arriva la maionese del crema. Sono commosso, ragazzi. Morso gentile. Franci, morso gentile e pulled pork non possono andare d'accordo. E mentre Skin se la canta, voi ve la chillate comodamente qua sul prato. Sa, fammi fare il content con Wellington. Bella Welly, posso usufruire dei tuoi diritti di immagine canina? Sono passati tanti anni ma Skin spacca ancora di brutto. I wonder what you're doing now. I wonder if you think of me at all, just because you feel. Thank you. Vi è piaciuto, raga? Mi raccomando YouTube, non mi segare il video per il copyright, per favore. Concerto finito. Franci, piaciuto? Ma non è finito per voi, ragazzi, perché adesso scatta una situazione cena e a cucinare c'è gente che ci sa fare, mettiamola così. Sia i concerti che le cene te li devi conquistare. Cioè, raga, ma voglio dire,
rocce per arrampicare, altro lago di Fusine. Insomma, se non fosse chiaro, qui ce n'è per gli amanti della musica, per gli amanti del buon cibo e per gli amanti della natura. C'è anche un discreto quantitativo di gnagna e anche per gli amanti della stessa, però. Passiamo direttamente alla situazione aperitivo della sera. Fotobombing. Per la cronaca trattasi di Negroni alla ruta. Sto pensando alla minchiata da dire per cercare di agganciare Skin e così metterla a caso nel video. Fidatevi, c'è Scancanensi. Franci, si chiama Skin. Scancanensi è la band. Ok. C'è la signora Scancanensi. Che La cena di stasera è firmata Chiara Pavane e Francesco Brutto, ristorante Venissa, non so se vi ricordate, e Michele Lazzarini, Contrada Bricconi. Questo burro sembra pericolosissimo. Dentro questa conchiglia vive un mollusco che si chiama rapana venosa, infestante, è arrivato nel Mediterraneo trasportato dalle navi che arrivavano dall'Oceano Atlantico. Fin qua è tutto giusto. Siccome è un problema per la fauna locale, Chiara e Francesco del Venissa lo cucinano e ce lo propongono in questo piatto. Chiocciole monograno felicetti, siero innesto, burro affumicato e trota. Sono entrata in cucina, però ho fatto riprese solo verticali. Mescal, cedro, semi di sesamo e sherry. Gnocchi di foglie di fico, dragoncello e acetosa. Sono la cosa più deliziosa che ho assaggiato questa sera. E siccome non vi fidate, ora vi faccio vedere chi c'è in cucina stasera che prepara le cose per noi. Qui abbiamo la Chiara Pavan. E se c'è Chiara vuol dire che c'è anche Francesco e il mitico Michele Lazzarini. Di cosa parliamo, ragazzi? Molto semplice, trota alla brace. Andiamo a un tavolo da 5 più 2 no glutine, ok? Melanzana sambuco stellina odorosa. Purtroppo si è sciolto perché ci siamo persi in chiacchiere in cucina mentre gli chef stavano impiattando. Ringraziamo anche il Aduscio, smarmella tutto. Mi sento un po' osservato. E chiudiamo con quenelle, grappa e fieno e madeleine all'elicriso. Giornata numero 2. Non avete visto la fine della giornata numero 1 perché Perché è finita a schifio, come doveva finire. E quindi non siamo stati in grado né di intendere né di volere e né tantomeno di chiudere la giornata. Questa mattina partiamo nel rispetto delle buone abitudini. La colazione in un posto giusto. Allora, mi si vede la pancia? No. Siamo giunti in un posto che si chiama I Dolci di Irma. Franci, cosa abbiamo ordinato? non abbiamo ancora ordinato. Non abbiamo ancora ordinato. La signora sta andando a vedere se c'è il loro cavallo di battaglia che se vieni qua lo devi prendere per forza. Allora, sì, ce l'ho. Grandissima. Strudel, pere cioccolato e il buchtel. Il pere cioccolato non l'avevamo ordinato, ma ce lo mangiamo lo stesso. Joe, non contento di ieri sera, va avanti a vino, apparentemente. In realtà è un succo di mela e sambuco, giusto per far vedere che non siamo degli ubriaconi. Buchtel. Secondo me è una specie di panificato con la marmellata. Validone, ragazzi. In generale il posto ci convince e convince anche un sacco di altra gente perché sono tutti qua stamattina a fare colazione. Pere cioccolato, il buchtel, lo strudel. E Gio, cosa hai preso? Cioccolato e frutti bosco. E abbiamo pure pagato un prezzo onesto, 16 euro per tutto quello che avete visto. I dolci di Irma, ragazzi. Ora ci stiamo accingendo a fare una bella passeggiata nel bosco per raggiungere il lago di Fusine, dove ci saranno i concerti. Yeah! E anche oggi paesaggi tranquilli. Tutto molto instagrammabile. Questa l'ho rubata a Giovanni. Ora, io non so se a qualcuno di voi tutto questo sembrerà normale, ma io non riesco ancora a credere che stiamo facendo il trekking in questo posto con destinazione un concerto. Ah, tra l'altro a breve vi sveleremo di chi. Comunque, al di là di questi due eventi che secondo me sono fighissimi, amici friulani, ma è una mia sensazione o la vostra regione è un pochino sottovalutata? Perché mi sembra che ci siano un sacco di robe fighe qua. Qui serve un commento? Siamo arrivati, day number 2. E siccome è l'1:30 e il concerto ancora non è iniziato, facciamo le cose con ordine. Franci, quanta fame abbiamo? Tantissima. E si incomincia con del frigo fritto. Oh, è un po' palla di fuoco, ma è buonissimo. Ma che belli che siete! Fino a un'ora fa tutta la mia squadra e tutti i miei musicisti non erano neanche in zona e noi pensavamo veramente che noi dovevamo fare questo concerto io da solo a cappella con voi. Second too hard on the lollipop, love's gonna get you down. I was walking with my mama one day when she wondered what people say. Yeah, this is my now.
Rosa birrino. Raga, posso dirvi che bravo Mika, mi sta piacendo un casino. I'm down on my knees, I'm begging you please. Cioè raga, ma che grande è che sta cantando letteralmente in mezzo alla gente. Sono diventato fanboy di Mika. Get up in the stars, tell me. This is the way that we love, like it's forever. Wasted every day. Siete il pubblico più bello dell'estate. E non lo dico a ogni appuntamento romantico, eh. No, veramente, non ho mai detto questa cosa qua. Almeno non quest'estate. 1, 2, 3, 4! But I can have what you see. Get on my baby, get on my baby. Brown like the blue. La regina della scordinazione. Ragazzi, ma che figata che è stato questo concerto. Allora, devo essere sincero, avevo delle aspettative non così alte per il concerto di Mika, è stato un gigante, veramente un performer totale. Bello, bello, bello. Passiamo al momento mangereccio perché so che state aspettando quello. E in questa location pazzesca, con questo campo da golf alle nostre spalle, ci apprestiamo alla seconda cena di Aimprosit. E tra l'altro mi stanno tutti un po' facendo notare questa cosa, che l'idea di mettersi la bandana oggi forse non è stata una grande idea. A questo giro ci sono intrusi nel frattempo. Vieni. Hai qualcosa da dire? Sì, volevo parlare della fascetta. Allora, la fascetta con il sole ti lascia il segno. Cacchio, quindi è metà bianco, metà rosso. Sembri un pirla. L'unica è rappresentarmi a cena sempre con la bandana, di modo che non si vedesse. Poteva essere una soluzione. Tanto la credibilità è persa, lo certo, sappiamo. ma non l'abbiamo mai avuta. A questo giro la cena a quattro mani. Ricky Gaspari, Alessandro Daldegan. Sarà top. Per chi non li conoscesse rispettivamente, ristorante Sambrite, ristorante La Tana Gourmet. Buon divertimento, buon appetito e buona montagna a tutti. Partiamo con un consommé di funghi, porcini e spugnole. All'interno va intinto questo ramoscello di timo per dare ulteriore sapore. Nervi fritti di vitello, capperi e tonno. Buonissimissimo. Al centro della vostra tavola c'è il nostro pane, il lievito madre, il nostro burro, diciamo che è un burro d'alpeggio. Ve lo ricordate il burro di Sambrite? È proprio lui. Un rinforzino. Pungitopo macerato con aglio nero, whisky torbato e aringa affumicata. Cavolfiore e brodo di trota. Facciamo così. Se indovini cos'è questo puoi mangiare il riso. Mi sento leggermente sotto pressione, ragazzi. Parto alto, frutta. Sì. Meno male perché se no ero già fuori. Mi sembrano... No, infatti non... Volevo dire, non sono sicuramente prugne. Albicocche. Dai, non sono andato male comunque. Ragazzi, mi sono meritato il risotto. Purea di sedano rapa e spugnole, che sono quelle del brodo iniziale, ma tornano anche nel piatto di lepre. Lepre che viene impanata nel lampone e poi viene cotta nel burro, affumicata, ma dopo ce lo faremo spiegare bene dallo chef. Se non fosse chiaro, lavorare in cucina è anche una bella palestra proprio da un punto di vista fisico, esatto. Albicocca tostata, un estratto di foglie di fico, liquirizia selvatica, che in realtà è la radice di una fece, e viene mantecato con del rafano selvatico. Che bomba, ragazzi. Mangiato il risotto, secondo turno in cucina. Mi farò cacciare a pedate, tanto si sa che alla fine andrà a finire così. Dopo li faccio fumo. Ragazzi, voi non lo percepite, ma fa piuttosto caldo vicino a questi fornelli, eh? Qualcuno che passa il cavolo? Adesso Davide andiamo via veloci,
faccio fatica a capire cosa inquadrare, perché stanno tutti facendo una cosa diversa contemporaneamente. Sembra apparentemente che ci sia disordine, invece ognuno sa perfettamente cosa fare, sono super rodati. È incredibile, ragazzi, io potessi finirei la cena qua dentro. E torniamo a tavola a mangiarla questa carne. Non per flexare, ma questi retroscena su YouTube non so chi altri ve li faccia vedere, Una lepre fa solamente piastra, impanata con dei lamponi. A sinistra c'è un purè di sedano rapa, sedano tagliato a cubetti, ginepro, mirtillo, spugnole, sopra foglia di cavolo nero laccata con salsa al prezzemolo e abbiamo concluso con un fondo di lepre. Questo qua era il sorbetto di senape che davamo a fianco alla gallina da mangiare assieme. E non c'è latte, quindi solamente un pochino di acqua e senape. No, vabbè. La Maria, miele e senape. Incredibile. Questo non è un gelato, o meglio, è un gelato di Visitos. Non vi dico cos'è, ve lo dirò. Mi ricorda il gelato al puffo degli anni '80. Esatto, per dire. Non è un gelato al puffo. Io non sa di altro. Così, debotto, è mattina. Non so se vi siete resi conto, ma siamo stati un po' pigri nel fare i collegamenti tra la notte e il giorno. Troppo cibo. Ma sì, troppo diamo vino, la colpa troppe all'alcol. cose. E ragazzi, si chiudono questi 2 giorni all'insegna della buona musica, del buon cibo e della natura. Noi vi lasciamo in descrizione tutte le info relative a No Borders per quello che riguarda i concerti, a Aim Prosit per quello che riguarda le cene. E magari ci si rivede fra un po'. Piccola parentesi, Aim Prosit ha anche una versione di ottobre, ma magari ne parleremo in un altro video. Fai passare la macchina. Quando ci vediamo al prossimo video? Ciao. Ah,